Quindi iniziamo questo rinvaso insieme. Se noterete delle differenze nelle varie parti di audio è perché questa parte la sto ridoppiando, visto che mi ero scordato di accendere il microfono, ma non sempre è un male. Sperimentiamo il doppiaggio post registrazione. Come vedete qui sono andato a prendere questa prima piantina che ho deciso, al contrario delle altre, di mettere in un vaso bonsai abbastanza piccolino, però che magari potesse fare una composizione abbastanza carina. Sono andato a mettere anche un coccio sotto la pianta in modo tale da poter far sviluppare alla pianta un bel pane radicale più orizzontale possibile, in modo tale anche da avere un bel piede, un bel nebari, per usare termini abbastanza giapponesi. Quindi sono andato a mettere il coccio più o meno a metà del terriccio, perché comunque il vasetto era molto piccolo, e poi ho preso un bastoncino e, senza tirare la pianta ma facendo solamente forza da sotto, quindi alzandola con il bastoncino, sono andato appunto a tirarla fuori dal terriccio. Sono abbastanza soddisfatto del pane radicale che ha. Importantissimo quando rinvasate piante molto piccole che avete fatto da seme, soprattutto pini o comunque piante simili, è andare a tagliare il fittone. Molto molto importante, perché se no non vi farà mai, e dico mai, la ramificazione giusta per entrare in un vaso bonsai e comunque per essere una pianta ornamentale. Ora sono andato più o meno a legare come riuscivo questa piantina così piccola al vaso, in modo tale da farla stare più ferma possibile, e poi sono andato a ricoprire tutto quanto con il terriccio per farla stare abbastanza ferma. Infine, prima di andare a proteggere il terreno con del muschio, sono andato a mettere dell'attivatore di terreno e della lana ardite per aiutare la pianta ad attecchire il meglio possibile. Allora, dicevo che vado a mettere il muschio non per un motivo estetico, ma principalmente perché per adesso mi dovrebbe andare a garantire un po' più di umidità nella pianta.